Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon martedì. Prima di cominciare questo contenuto, prima di arrivare alla situazione Lautaro Martinez, squalifica, non squalifica, blasfemia, eccetera, eccetera, ci sono dei miglioramenti in casa Napoli, sia per quanto riguarda la corsia di sinistra e questa infermeria che comincia a svuotarsi, e per quanto riguarda le trasferte non vietate, perché a quanto pare in quel di Como potranno andare anche i napoletani residenti in Campania. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale, passaggio importantissimo, mi state dando una grossa mano, continuiamo a farlo, il canale cresce. Se vi piace il contenuto un bel like a questo video, così anche l'algoritmo si diverte e lo propone. Detto questo, partiamo proprio da questa situazione infermeria, perché volevo condividere delle cose con voi anche in base alla partita Juventus-Inter. Dobbiamo sicuramente avere qualcosa di diverso, o fare qualcosa di diverso sulla corsia di sinistra per arginare un Dumfries che è veramente in condizione fisica e mentale, non ce n'è. Anche contro la Juve, almeno per quello che ho visto, uno dei più propositivi dell'Inter, e quindi sta per terminare l'emergenza a sinistra, dove c'è il solo Mazzocchi a fare gli straordinari in attesa del rientro di Oliveira e Spinazzola. I due tentano il recupero per tornare tra i convocati già per la sfida di domenica in casa del Como, ma tutto dipenderà dalle risposte dal campo. Ricordiamo che oggi ricominciano gli allenamenti in casa Napoli. Dagli aggiornamenti che arriveranno da Castelvolturno questa settimana, l'obiettivo di Conte è comunque averli entrambi non solo a disposizione, ma anche pronti per affrontare l'incrocio di marzo al Maradona contro l'Inter. Tra i due al momento chi sta più avanti è Spinazzola, il cui infortunio recente è stato meno grave rispetto a quello del collega di corsia. Speriamo che almeno uno dei due l'abbiamo disponibile, perché l'Inter, al di là del Di Marco che già conosciamo, al momento fa molta paura a destra, perché costruendo sulla sinistra apre il campo poi dall'altra parte, Dumfries per corsa, rapidità e attaccare la profondità e l'inserirsi in area. Sta facendo veramente un grande campionato, ma non è da ieri che Dumfries è un pericolo e gioca ad altissimi livelli. Quindi ben venga questa situazione, speriamo di averli in panchina anche contro il Como per dargli al limite 20 minuti, una mezz'ora non succederà mai, perché poi il cambio dovrebbe accadere al 60esimo, quindi facciamo una ventina di minuti che dal 70esimo qualcuno entra sempre. Al di là della situazione cambi in casa Napoli, che sappiamo praticamente tutti trasferte non vietate a quanto si legge. Riprendiamo la notizia perché i tifosi residenti in Campania possono tornare a seguire il Napoli in trasferta. Il Napoli si prepara ad affrontare il Como nella prossima gara di Serie A dopo 3 pareggi consecutivi. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria, eccetera, eccetera. La partita Como-Napoli si preannuncia speciale per i supporter partenopei, non solo per l'importanza del match, ma anche per una notizia attesa. I tifosi azzurri potranno finalmente assistere alla trasferta. Dopo aver subito divieti nelle ultime uscite, no, dopo aver subito divieti negli ultimi anni, no, nelle ultime uscite, secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del club, la trasferta in Lombardia sarà aperta ai sostenitori del Napoli, offrendo loro l'opportunità di sostenere la squadra da vicino. Ecco il comunicato azzurro. La SSC Napoli informa che i biglietti per il match contro il Como in programma di domenica 23 febbraio 2025 alle ore 12:30, eccetera, eccetera, saranno disponibili, eccetera. L'acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di Fidelity Card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti. Comunque, diciamo che i criminali tifosi del Napoli residenti in Campania possono seguire la squadra, così come fanno i meno criminali non residenti a Napoli, ma partenopei e di sangue azzurro. Miglioramenti? Speriamo che sia una cosa poi che va avanti nel tempo, e non solo una situazione di questa partita, perché poi se vado a guardare il calendario e voglio fare un attimo il malizioso, il Napoli dopo il Como c'ha l'Inter in casa, c'ha la Fiorentina in casa, poi ha una trasferta tra virgolette per situazioni di tifoseria forse abbastanza tranquilla, Venezia-Napoli, quindi non dovrebbero esserci problemi, e poi c'è il Milan in casa, poi il Bologna, l'Empoli, eccetera, eccetera. Però le prossime 4 partite
hai comunque dopo il Como 3 match in casa e uno fuori, quindi affronteremo Fiorentina, Inter e Milan e poi la trasferta di Venezia in mezzo prima del Milan, quindi non voglio fare il malizioso, ma mi auguro solamente che sia una questione risolta e che vada avanti nel tempo. Ultima e non ultima considerazione, ci soffermiamo un attimo sulla notizia perché Chiariello ha fatto il punto della situazione come andava fatto, al di là di un Tancredi Palmeri, lo stesso Zazzaroni, è incredibile, nel calcio non si può fare niente più, in una partita comunque c'è agonismo, c'è nervosismo. Io non sono d'accordo su in una partita c'è nervosismo, c'è agonismo, allora puoi fare tutto quello che vuoi. Poi c'è anche da dire, secondo me, che i calciatori, diciamo negli ultimi anni, non solo negli ultimi anni, ma da un po' di tempo a questa parte, sono diventati aziende vere e proprie e quindi ti devi comportare da tale. Guadagni 10 milioni all'anno. Non li guadagni solamente perché butti il pallone dentro e al limite ti arriva l'assist dalla sinistra e sei più bravo di altri attaccanti ad incornare, ma i 10 milioni per me, almeno per quanto mi riguarda, diciamo che vengono dati ad un calciatore per una totalità di comportamenti e un pacchetto completo che prevede anche il saper stare fuori dal campo, dentro al campo, gestire situazioni che mentalmente possono essere anche spigolose, perché mi rendo conto, hai perso una partita, hai attaccato comunque perché la partita Juve-Inter comunque è stata, non voglio dire in favore dell'Inter per gli episodi e per le palle create, un tantino sì, ma la Juve comunque ha fatto la sua partita. Quindi sei sicuro nervoso a fine match, ti sei mangiato qualche gol, perdi la partita e quindi ecco che escono fuori espressioni blasfeme. Non c'è l'audio, si dice. Fin quando non c'è l'audio non si può condannare. Chiariello fa una ricostruzione molto dettagliata e la volevo condividere appunto con voi perché al di là di tutte le chiacchiere e le frottole che sono uscite, Chiariello va anche a ripescare episodi del passato e quindi il nostro Umberto Chiariello a Radio CRC dice: io non voglio essere fesso, io ricordo bene la storia, il Napoli di Mazzarri con i tre tenori, pur non essendo una grande squadra, si ritrovò a lottare per lo scudetto con il Milan. Sì, loro presero Cassano e Van Bommel e noi Mascara, ma lottavamo per lo scudetto. Prima dello scontro diretto, Cattaneo di Sky se ne esce con uno scoop perché da immagini non trasmesse dal regista e che l'arbitro non aveva visto, Rosi della Roma provoca Lavezzi, lui ci casca, si gira e parte lo sputo. Gesto deprecabile, uno dei più brutti, indecente, fu giusto punirlo, eccetera, eccetera. Quel campionato lo decise Cattaneo, così come al mondiale il bomber fu Carosi, regista italiano, e lì c'è anche una regia chiamata per fare l'evento in Mondovisione ed a catena ci sono le personalizzate con le panchine ed altro. Carosi becca la testata di Zidane che la regia internazionale si era persa, poi sappiamo tutti quanti. Le immagini sono state mandate, quindi non si poteva tornare indietro. L'arbitro, sotto consiglio anche del quarto uomo, espelle Zidane e poi sappiamo benissimo come è andata a finire. Lavezzi fu beccato da Cattaneo, si fece un casino in tv, il giudice sportivo acquisì le immagini e fu squalificato per 3 turni. Non ci fu niente da fare col ricorso, saltò la partita chiave, il Napoli fece riposare anche Cavani con Villarreal in vista del Milan e uscì lì e perse col Milan. Il fatto accadde, la squalifica fu giusta, ma non se ne accorsero gli arbitri, ma Sky. Quindi Chiariello fa questo parallelo per, diciamo, rispedire al mittente tutte quelle situazioni che sono uscite in queste ultime ore. No, non c'è l'audio, se non c'è l'audio non si può procedere. Allora, il codice di giustizia sportiva, l'articolo 37, recita molto chiaro e prevede, mi attengo al codice di giustizia sportiva, dice l'articolo 37, per blasfemia prevede almeno una giornata di squalifica e in questo caso è reiterata, urlata davanti alle telecamere da capitano, in passato
per molto meno sono stati sanzionati i calciatori per bestemmie neanche colte dalle telecamere. Lo dico per agevolare il Napoli, bisogna assumersi le responsabilità. Se fai il professionista è giusto che giochi, vinca a Napoli e si porti lo scudetto a casa. Allora io non voglio nemmeno che questa situazione diventi poi diciamo causata dal Napoli perché vuoi che Lautaro deve essere squalificato nel match, allora vuoi le 2 giornate. Assolutamente no, io voglio la giornata che prevede il codice di giustizia sportiva, né più né meno, perché non sono un tipo che diciamo marcia su situazioni, ma meglio se Lautaro non ci sta alla partita contro il Napoli. Sono tutte cazzate perché poi va a finire che non hai Lautaro, ti esce un Taremi di turno, Taremi la mette 2 volte nel ferro, perdi lo stesso e lì poi diciamo che nel post partita starai a mangiarti le mani e dici ma però hai capito, se giocava Lautaro va a finire che Taremi non faceva questa grandissima partita. Non possiamo, non dobbiamo assolutamente pensarla così, però va rispettata una legge e va fatta chiarezza su determinate situazioni anche per quanto riguarda questa situazione audio che non c'è. La Gazzetta esordisce, se non c'è l'audio non ci sarà squalifica, eccetera, eccetera. Chi ha solo, non dico un tecnico del suono, un fonico, chi ha solamente diciamo per uso comune o per uso personale, meglio ancora, si è trovato a gestire file audio in generale o ha dovuto diciamo arretrare qualche suono per farne avanzare un altro per quanto riguarda la percezione, sa benissimo che lo si può fare in casa con un semplice dispositivo e non voglio proprio assolutamente pensare che non lo si possa fare con diciamo microfoni ambientali, una partita di Serie A, un match poi così importante, si può fare qualsiasi cosa nel portare qualsiasi audio sul rettangolo di gioco a livelli ottimali per poter sentire chiaramente cosa ha detto Lautaro senza che cominciate a fare non c'è l'audio c'è, anzi senza riportare poi le parole di Lautaro davanti ad altri suoni lo si può sentire anche così ad orecchio con i video che stanno girando, cari ragazzi, quindi senza che ci prendiamo in giro. Io so perfettamente che testate giornalistiche e vento che deve tirare da una parte la mettono sulla situazione, no, non c'è l'audio, allora cerchiamo di un attimo non perdere Lautaro per questa cazzata che ha fatto, perché è una cazzata e se ne deve prendere tutte le sue responsabilità, così come ha detto Chiarillo, al di là dell'altro lato della stampa che fa orecchie di mercante e dice no, ma le partite di pallone sono comunque stressanti a livello agonistico, è stato un match dove hai perso ma meritavi almeno di buttarla dentro e forse la Juve non la portava nemmeno a casa. Assolutamente no, perché prendi 10 milioni all'anno. Se tu eri Lautaro Martinez a 1500 euro al mese, allora uno ci passa tranquillamente sopra, anche se in quei casi viene applicato sicuramente il codice di giustizia sportiva. Se io sottoscritto gioco in prima categoria, comincio a bestemmiare come un matto per una partita persa, eccetera, eccetera, state sicuri che se trovo un arbitro che vuole rompermi le scatole, mette il referto e io prendo una giornata di squalifica. Ma questo è poco ma sicuro, al di là della prova televisiva, al di là delle telecamere che non ci sono, al di là dei file audio. Quindi più guadagni, più sei importante, più sei uomo immagine per la tua squadra e più ti devi adeguare a determinate situazioni e diciamo far crescere la tua azienda, perché non sono solo i piedi che la fanno crescere, ma anche comportamenti a fine match e fuori dal campo. Mi sono dilungato anche troppo e ovviamente vi chiedo scusa per chi è arrivato alla fine di questo video. Lo ripeto, iscrizione ragazzi, mi state dando una grande mano, attivazione della campanellina.
sempre Forza Napoli. Ciao!